Ciao amici, dopo alcuni mesi di utilizzo di questo comodissimo Thermoscood ho notato che da qui comincia a passare un po' di freddo, soprattutto a velocità superiore ai 70 all'ora. Di là ci sono degli spifferi che entrano e mi danno fastidio. All'inizio, come vi ho mostrato nell'altro video che magari vi linko, avevo ignorato l'utilizzo di queste ulteriori fibbiette perché tutto sommato la copertura che mi garantiva il Thermoscood era buona. In realtà credo abbia preso un po' la forma dello scudo anteriore, quindi da qui, vedete, forse faccio vedere meglio qui, un po' di aria passa, soprattutto a velocità più alte, quindi adesso cercherò di utilizzare anche queste due fibbie per ancorare meglio il Thermoscood allo scooter e utilizzerò un po' di aggeggi vari, quindi questi piccoli accessori di plastica che sono della dimensione di quelli che monta lo scooter. Ancora non so bene come fare, però di sicuro utilizzerò sta roba qui, una fibbietta di nylon e poi il classico velcro per evitare di graffiare la carrozzeria. Mi invento qualcosa e vi mostro che ne esce fuori. Ciao! Allora, come penso di risolvere? Ho fatto questa fascetta che metterò grosso modo a questa altezza e la attaccherò a questo cavo e a quest'altro, cercando di... aspettate che qua accendo pure la luce, cercando di fare in modo tale che l'apertura vada a finire più o meno qui, in maniera tale che questo buco qui mi serva anche un po' da incastro. Quindi aggiungo che dopo aver tagliato diciamo questa fettuccina di nylon, ho bruciato l'estremità per evitare che si sfilacciassero, quindi vedete qui l'accendino. Devo ancora capire se questo mi servirà oppure no, però provo a montarlo e vediamo che ne esce fuori. Montaggio completato. Non mi pare si graffi nulla, perché comunque la plastica non è a contatto con il telaio e solo la fettuccina non dovrebbe rovinare nulla qui, anche perché non tocca sulla catena lucida ma solo su questa opaca, quindi diciamo che dai graffi dovrei essere protetto. Alla peggio posso aggiungere qui sotto magari un po' di velcro adesivo, ma ci penso. Però diciamo che questa configurazione di questo tipo, che magari posso sistemare perché taglio questi cavetti un pochino meglio, mi garantisce una tenuta anche laterale del Thermoscood, immagino a velocità più alte. Devo solo provarlo, però magari sistemo un pochino meglio questi baffetti che non mi piacciono, ma il lavoro dovrebbe essere terminato. Amici, ho appena terminato un giro e vi confermo che spifferi d'aria dalle aperture laterali, quindi da qui e da qui, non entrano più, quindi diciamo che l'utilizzo di questa fascetta funziona, è efficace, quantomeno per quanto mi riguarda. Però ho notato che i vecchi fissaggi che avevo fatto lì si erano un po' allentati, quindi vi lascio poi il particolare perché nel video non rende bene. Ho rivisto la modalità con la quale avevo ancorato nella parte bassa dello scudo queste fascette qui, in maniera tale da continuare a far stare piuttosto tesa il Thermoscood anche sui lati, perché ho cercato di risistemarlo un pochino. Secondo me il fatto che fosse nuovo lo faceva essere un po' più rigido, adesso è diventato, il tessuto si è un po' ammollato e quindi anche i tiraggi li ho dovuti rivedere. Comunque sistemati anche i tiraggi, non si vede ma col particolare che vi metto in sovraimpressione capite a cosa mi riferisco. Non c'ho spifferi rispetto a quello che succedeva mezz'oretta fa. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. E per completezza vi lascio anche i link a tutti quegli accessori che vi ho mostrato prima, che ho comprato su AliExpress, roba di pochi euro, che però magari potrebbero risultare utili anche a voi. Vi saluto, ciao a tutti!